Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche affettive per la prima metà di agosto 2023. Wow, abbiamo l'imperatrice, amici del Sagittario. Direi che con la carta dell'imperatrice si avvicinano nuovi progetti. Può essere un riferimento alla propria madre, magari, o alla maternità in generale. Anche il modo in cui si è madri di se stessi. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se però non dovesse proprio risuonare nulla o se per caso volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. Ho pubblicato una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi e la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, e poi ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi. Date comunque sempre un'occhiata alla descrizione. E poi nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale trovate le previsioni per il secondo semestre del 2023. Ragazzi, partiamo con un 5 di pentacoli, un fante di bastoni, abbiamo la carta del matto. Diciamo che con il 5 di pentacoli si inizia in una sensazione o situazione, magari anche per qualcuno, di carenza. Perché il 5 di pentacoli parla sempre di una perdita di tipo concreto, quindi potrebbe anche essere economica o potrebbe essere anche semplicemente la perdita di alcuni oggetti, quindi fate attenzione a non perdere le chiavi della macchina in questo periodo. Allora, il matto, il sole, il papa, il 9 di bastoni, 4 di coppe, poi qui abbiamo un 10 di coppe al contrario e un re di bastoni. Sì, diciamo che la situazione di partenza non è delle più cariche, come la sensazione che ci sia qualche mancanza, qualche cosa che o non trovate più o avete perso. Vi dico, c'è un cavaliere, un fante di spade, un fante di bastoni, li ho detti tutti, un fante di bastoni, ragazzi, quindi potrebbe essere una persona nuova che entra, potrebbe essere una persona giovane, però è una persona con un sacco di entusiasmo. Se non è una persona giovane, è una persona giovanile. Magari anche una persona con tanti hobby, con tante passioni. Però ho un po' come la sensazione che non sappiate se mettervi in questa avventura oppure no. Perché potrebbe anche essere sposato o sposata. Adesso vediamo. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 2 di pentacoli e matto. Ragazzi, qui c'è qualche cosa che state cercando di gestire. Tenete presente che avete il 2 di pentacoli, è una carta di tipo karmico, c'è un 8 che parla di infinito, di un ciclo che si ripete all'infinito. Quindi può essere che ci sia una sorta di delusione per qualche tipo di mancanza che state avvertendo in questo momento nella vostra vita e abbiate proprio voglia di nuove avventure, sia che siano avventure romantiche, ma anche solo magari se siete già in coppia avete voglia di vivere un po' di più il romanticismo piuttosto che fare qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il fante di bastoni, abbiamo un fante di coppe al contrario, un 10 di pentacoli e un cavaliere di coppe. Ragazzi, devo dire che
Considerato che avete 2 volte il matto, è come se vi facessero, io vi dico, poi fatemelo sapere nei commenti se vi risuona, però può essere che qualcuno riceverà una proposta di convivenza. Guardate, vi dico che per qualcuno potrebbe essere la proposta di matrimonio, magari ad essere sposato non è l'altro, ma è la vostra energia, perché c'è comunque un contratto e c'è anche qui con i 10 di pentacoli un'unione, una stabilità, qualche cosa di concreto, non è più una promessa senza fondamenta, ma è una promessa da cavaliere di coppe, ha delle basi solide. Andiamo a vedere il matto. 4 di bastoni, wow quante, 7 di bastoni, stella e 6 di coppe. Scusate se rido, ma è che ho come la sensazione che abbiate solo paura. Sì, sì, ho come la sensazione che abbiate paura di creare questo legame. È come se qualcuno avesse paura di entrare in qualche cosa di più profondo perché poi si vanno a perdere gli spazi personali, magari le amicizie. C'è una sorta di titubanza, da un lato si vuole perché sembrerebbe essere proprio la relazione. Ragazzi, vi dirò che adesso fino a qui vedo 6 di coppe e 4 di bastoni, quindi ci potrebbe essere qualche... no, aspettate, 2 di pentacoli, quindi ci potrebbe essere qualche attinenza alle anime gemelle o anime per destino, però è come se ci fosse qualche cosa che non vi torna. Andiamo a vedere il sole. 9 di bastoni che avete anche qui. E 6 di pentacoli. Allora, io qui ho la sensazione che dobbiate iniziare a creare un equilibrio tra voi e questa persona. Però guardate, avete matto, matto e sole. Qui si parla di una genuinità, ragazzi, che però non deve essere genuinità, che non deve essere ingenuità. Perché comunque vi dicono che avete bisogno di mettere le barriere, sia qui che qui. Avete 2 9 di bastoni. Andiamo a vedere il Papa. 6 di bastoni. Wow! Questa mi è rimasta pinzata tra le dita. Wow! Ragazzi, nella seconda settimana di agosto è come se ci fosse un riconoscimento, un contratto per qualcuno ufficiale. Ho come la sensazione, allora, se siete invitati a qualche festa, tipo qualche matrimonio, qualche festa di laurea, è come se ufficializzerete la vostra relazione in una di queste feste comuni. C'è la giustizia anche, che parla di giustizia divina, di nuovo una carta di contratti, avete ben 3 carte di contratti, eh. Se state aspettando qualche risoluzione, arriva. E anche il 6 di pentacoli, l'arcano minore della giustizia. E poi c'è un mago, un nuovo inizio. Io sento che state andando con questa imperatrice verso l'espansione, verso la crescita, sia a livello di amicizia, se per voi è una persona proprio nuova, sia anche a livello di relazione, se invece magari state frequentando da un po' questa persona. Però è come se vi dicessero che avete bisogno di darvi dei limiti, di porre dei limiti. Il 9 di bastoni è una carta che parla di stanchezza anche. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 5 di pentacoli, che è la stessa carta che avevamo qui.
il sole che è un'energia che si ripete e il 7 di coppe. Ragazzi, è un po' come se vi dicessero di difendervi, perché vedendo anche poi il 4 di coppe, ho come la sensazione che siate in un'attitudine di carenza, probabilmente perché siete stanchi. Allora, ho la sensazione che qua vi dicano, occhio alle delusioni del passato perché ci siete già passati, il matto, come vi dicevo prima, qui avete carte di genuinità, ma fate attenzione a non essere troppo ingenui. Ok, io non dico che la persona vi stia prendendo in giro, però è anche vero che probabilmente fate, come vi posso dire, avete questa tendenza a vedere anche più di quello che la realtà vi mette davanti. Sapete, ci sono delle volte dove magari una persona fa una battuta e con la testa si parte, ah, avrà voluto dire questo, avrà voluto dire quell'altro, no, ha voluto dire quello che ha detto, basta, è una battuta. Però ci vogliamo convincere alle volte che la cosa sia così, no? Perché noi abbiamo bisogno di quella cosa lì, probabilmente. Allora, andiamo a vedere il 4 di coppe. Ecco, certe volte mi chiedo perché chiedo le carte di spiegazione. 4 di coppe nuovamente. E regina di coppe. Sì, ragazzi, vi dicono di non fasciarvi la testa. Conoscete la persona piano piano, secondo me. Vi dico, qua è tutto un crescendo. Ok, l'energia va migliorando sempre di più, arrivano contratti, arrivano, ehm, mi dicono certificazioni, non lo so se per qualcuno vale, penso ai matrimoni di religioni diverse, come se ci fosse una sorta di ingresso, l'uno nella religione dell'altro. Fatemi sapere se vi risuona. E però comunque avete bisogno di mettere dei limiti, probabilmente perché questo cambio porta stanchezza, però io le vedo tutte carte super positive, super 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 positive. E vi dirò che se non conoscete nessuno in questo momento e dite ma questa lettura non è per me, aspettate, ascoltate la lettura dopo un po', perché qui è come un qualche cosa che inizia per caso. Però appunto le carte vi dicono non peccate di ingenuità. Tenete presente quali sono i vostri limiti, rispettateli. Mm? Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Vediamo che cosa vi dicono gli angeli. Wow! Chiama la tua anima gemella, le tue preghiere, le affermazioni e le visualizzazioni vi faranno incontrare. Wow, ragazzi, quindi qui si tratta di iniziare a lavorare, a manifestare, come dice la carta del mago. Quando si fanno i lavori di manifestazione, non so se lo sapete, che può essere sia per l'anima gemella, ma per qualsiasi altra cosa voi vogliate manifestare, si fanno proprio scritti con un quaderno e si scrive, non lo so, anima gemella e si scrive più dettagli possibili e come dare un indirizzo il più preciso possibile all'universo per portarci quella persona lì. Ok? Perché portami l'anima gemella. Allora, innanzitutto abbiamo 12, anzi 11 anime gemelle noi, quindi potenziali, ok? Poi ci sono le anime karmiche, ma vabbè, è un altro video. Però descrivete come la volete, perché se dite solo io voglio un'anima gemella che, non lo so, sia prestante fisicamente, piuttosto che, sapete, voglio che sia bello, alto, buono, che mi faccia ridere
e boh, e scrivete solo questo. E quindi tutte le persone che sono belle, alte, buone, che vi fanno ridere, l'universo potenzialmente ve le può mandare. Però voi potreste ancora scrivere con gli occhi azzurri, piuttosto che con i baffi, piuttosto che, non lo so, adesso io vi parlo come se fosse un uomo perché io sono una donna, ma per i maschi è lo stesso, con i capelli biondi, con i capelli, ehm, non lo so, ricci, senza unghie finte, perché magari a voi non piacciono le unghie finte, magari a qualcun altro invece sì, quindi con le unghie finte, insomma, più dettagli date e più avete possibilità di manifestare proprio quella persona lì, ok? E quando si fanno i lavori sull'anima gemella, non bisogna mettere nome e cognome ovviamente, perché noi magari con la nostra testa e il nostro ego siamo convinti che quella persona lì sia l'anima gemella, ma in realtà non è così, in realtà siamo noi che facciamo i voli pindalici, ok? Magari è un'anima karmica, sì, è un'anima destinata a incontrarci, sì, ma magari non è un'anima che ci fa crescere in luce. Mm? Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero comunque che la lettura vi sia stata d'aiuto, fatemelo sapere con un like, un'iscrizione, un commento, se volete potete anche abbonarvi al canale o lasciare una donazione. Per accedere ai video di crescita personale e spirituale vi ricordo che è la fascia di abbonamento più alta. Per quello che riguarda il percorso individuale, vi dico che è un percorso appunto individuale, cucito sulla persona in base al tema che la persona porta in carenza nelle sessioni, si vanno a lavorare le credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che io poi vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Detto questo, io vi ringrazio, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!